Oggi faremo la pasta del Papa. Oggi faremo le fettuccine alla papalina. È un piatto che ha una storia veramente particolare che però io vi racconterò alla fine del video. Quindi ora ci vediamo la ricetta e ci vediamo dopo. Un'altra cosa importante, vedo che tanti guardano le mie ricette ma poi si dimenticano di iscriversi. E allora non dimenticate questo suggerimento, cliccate poi la campanella lì sotto così avrete sempre gli aggiornamenti sulle mie ricette e ci vediamo dopo. Cominciamo a tritare finemente la nostra cipolla. Tagliamo il prosciutto a piccole strisce. Facciamo sciogliere il burro in una padella. Appena fuso, mettiamo la nostra cipolla e lasciamola stufare per qualche minuto. A few moments later. Appena pronta, mettiamo il nostro prosciutto tagliato a strisce. Nel frattempo, rompiamo 4 uova in una ciotola. Aggiungiamo i 60 g di parmigiano e sbattiamo velocemente il composto. Alla fine maciniamo un pochino di pepe. Appena l'acqua bolle, mettiamo dentro le nostre fettuccine all'uovo, calcolate circa 6 minuti di cottura. Appena pronta, scoliamola e mettiamola subito in padella. Facciamola intanto insaporire con il burro, la cipolla e il prosciutto. Dopo averla fatta saltare, mettiamo le uova con il parmigiano e mescoliamo bene. Ora possiamo impiattare le nostre fettuccine. Alla fine aggiungete il prosciutto, il parmigiano e una macinata di pepe nero. Buon appetito! Buona, vero? È fantastica. Ma perché viene chiamata la pasta del Papa? È presto detto. Nel 1932 l'allora segretario di Stato Eugenio Pacelli, che poi verrà eletto Papa con il nome di Pio XII, richiese a un oste dove lui andava spesso a mangiare, che era Cesaretto Simma, proprietario dell'osteria del Colonnato a Via del Mascherino, proprio a 2 passi dalla Basilica di San Pietro, oggi chiaramente chiusa, un piatto particolare perché aveva degli ospiti di riguardo, soprattutto stranieri. Quindi il cuoco Cesare fece questo piatto. In pratica cambiò la carbonara facendo in questa maniera. Intanto prese le fettuccine e non gli spaghetti, una fettuccina all'uovo, quindi una pasta ricca, sostituì il guanciale o la pancetta con il prosciutto crudo, lasciò le 4 uova e al posto del pecorino mise il parmigiano, dandogli un'eleganza maggiore rispetto alla classica carbonara. Il piatto ebbe così tanto successo che lui poi lo inserì nel suo menù personale, che poi portò all'altro ristorante che prese, chiudendo questo, che è la Cisterna a Trastevere.
Oggi i figli e i nipoti continuano a seguire questa tradizione. Ha due curiosità questa pasta. La prima è che non è così molto conosciuta a Roma. Perché? Perché è talmente schiacciata dalle paste quelle principali come la matriciana, la carbonara o la cacio e pepe, non ha avuto la stessa notorietà delle altre paste. La seconda è che io ho sottolineato hanno usato le fettuccine, ma per un semplice motivo. Ricordatevi che le tagliatelle sono emiliane, ma le fettuccine sono romane. La differenza qual è? La fettuccina è leggermente più stretta della tagliatella, ma è anche più spessa, quindi è più carnosa, più callosa. Molto buona, senza nulla togliere chiaramente le tagliatelle. Questo è il piatto che oggi vi volevo presentare. Spero di avervi fatto cosa gradita e soprattutto di avervi dato una storia veramente simpatica e particolare di questo piatto. Chiaramente voi troverete delle varianti in giro, perché c'è poi chi ci ha messo la panna, ci ha messo i piselli, ci ha messo i funghi, però a quel punto non è più la paparina che c'era una volta. Questa è quella originale che era appunto dello chef Simma. Io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti.